Ah, guarda che bel tempo che c'è qua di Livigno, che sole. Si fa anche un freddo porco però, C'è che andiamo dentro. Ragazzi, bentornati in questo video. Come sapete sono ancora qua a Livigno e sono un pochino infortunato alla spallina purtroppo, dunque non posso girare ancora in bici almeno per un'altra settimana prima che mi passi il dolore. Dopo vedremo se dovrò operarmi perché a quanto pare ho due legamenti rotti. Dunque quest'oggi faremo un video di analisi di quello che è stato il Red Bull Roof Ride. Dato che ho ricevuto un sacco di messaggi in cui mi avete scritto che dovevo prendere più punti, dovevo arrivare prima, podio, eccetera eccetera, andiamo a vedere se è così oppure no. Ok, intanto prima di cominciare io mi sono preparato una tabella sul computer così che segnerò tutti i trick dei vari rider, da avere un prospetto completo e fare un confronto molto più sensato e ragionato. Prima di iniziare a guardare le run però cominciamo a vedere una mia run di prova dalla GoPro, così vi parlo un po' dei salti e vi faccio capire quali erano le difficoltà sul momento. Allora, cominciamo. Si partiva con un drop piccolissimo, circa 2 metri d'altezza. Questo era difficoltoso da trickare, nel senso che si potevano fare trick molto semplici. Poi si dava una piccola frenatina e si andava dritti spediti verso il primo salto, questo specie di jump box in legno. La rampa era troppo piccola per quel salto, semplicemente era molto step upato, circa 2 metri in step up, un gap di 5, quindi non era proprio un salto piccolino, ma la rampa era troppo piccola. Poi c'era questa curva piatta che era rischiosissima, diciamo. Alcuni rider sono caduti in qualifica scivolando senza alcun motivo, perché non ha proprio un cavolo di senso scivolare lì. Dopodiché c'era questo piccolissimo jumbo costruito per cercare di avere la velocità esatta per il drop, che tanti rider lo facevano in manual, tanti facevano un piccolo trick a salire, poi droppavano, davano una pedalata. Io ho preferito saltarlo perché chiaramente ai giudici piace di più, rendi la run più fluida. Si proseguiva nel drop che era abbastanza grosso, circa alto 4 metri e mezzo, con un gap di 5 e mezzo, quindi era bello grosso. Si andava senza frenare dentro il primo salto che era ben 14 metri di gap, con la rampa abbastanza slavata, quindi una specie di salto da motocross più che da dirt jump. Poi il secondo dirt, questo era il salto più sbagliato di tutti nel course, perché la rampa era decisamente troppo piccola, era un salto di gap circa 7-8 metri, la rampa era veramente incazzata per la velocità in cui si arrivava. La rampa era alta 3 metri, probabilmente sarebbe stato meglio averne una di 3,5-4 con un raggio molto più aperto. Infatti cosa succedeva? Ogni volta che prendevi questa rampa ti dava un colpo esagerato e ti mandava dritto in aria al limite del controllo, ecco. Ultimo salto, niente di esagerato, era circa 4 metri di gap, però il problema è che la terza era troppo alta, era veramente troppo step upato per la velocità che c'era. Su questo si arrivava proprio giusti, infatti ad esempio io la maggior parte delle mie run ho ingappato. Andiamo subito a vedere il primo rider classificato, che è David Gozek, e vediamo di capire come ha fatto a vincere. Allora, eccoci qua con David Gozek che sta per partire e droppa con un 3-6 bar spin, quindi davvero un trick difficile da fare su quel salto molto piccolo. Sul primo salto subito Fronny bar tack, questo ragazzi veramente difficile, ma veramente difficile, soprattutto su quel salto l'ha fatto anche gigante. Poi salta il saltino piccolissimo con un hunter down e quindi qua prende qualche punticino in più. Quel salto veniva valutato molto poco, ma comunque fa sempre la differenza. Droppa con un tail whip, che è un trick basico ma comunque non scontato. Probabilmente i giudici di oggi valutano di più magari un backflip dal drop, perché non c'è la transizione, quindi per loro è più difficile, ma in realtà molti dei giudici non sanno fare né flip drop né tail whip dal drop. Io che so fare entrambe le cose vi posso dire che tecnicamente è più difficile un tail whip dal drop, perché c'è il rischio di non prendere i pedali, soprattutto se dopo hai un salto da 14 metri, quindi non puoi sbagliare minimamente, mentre un backflip drop vai lì, lo tiri, sei sicuro di atterrare in qualche modo, ma comunque sei sulla bici senza problemi. Prosegue con un twister tack no end gigantesco, perfetto. Vabbè, questo qua è stato forse il best trick della giornata in assoluto. Sul secondo salto un po' sottotono, un bar tack, probabilmente voleva salvarsi perché come vi ho detto prima quel salto era veramente strano. E chiude con un casual bar spin atterrando perfettamente, trick della Madonna direi, perché comunque è un front flip 3-6 bar spin, una combo esagerata. Ottiene un 95 che a mio dire è leggermente alto, poteva andargli qualche punticino di meno, ma non fa alcuna differenza perché tanto sarebbe rimasto primo comunque. Poteva migliorare sicuramente dal drop e dal secondo salto, soprattutto sul secondo salto veramente ha fatto poco perché è un bar tack, è un trick quasi di base, ecco. Proseguiamo ora con la run del secondo posto, che è stato Max Fredriksson. Lui parte con un nollie bar spin dal drop, quindi trick
veramente basic quasi. Sul primo salto un double whip, ancora un trick abbastanza basico, io l'ho fatto in prova lì ma non mi sono trovato bene, comunque sia non è niente di che paragonato a un front bar tuck. Qui sul boxino 180 bar spin half cab in, questo è un trick molto tecnico ma come vi ho detto quel saltino veniva conteggiato molto poco, quindi va bene, avrà preso il massimo del punteggio ma è veramente poco. 3-6 bar dal drop, quindi trick diciamo top in questo momento. Sul primo salto backflip tail whip, ok, normale, niente di esagerato. Flip double bar to no hand sul secondo salto, questo è un bel trick, questa è una bella combo, decisamente difficile, sicuramente meglio di Gozze, e conclude sull'ultimo salto con un 3-6 double bar spin to one third, che sicuramente è un trick molto tecnico ma niente di estremo, diciamo, non è rischioso. I giudici per questa run gli danno un punteggio di 90 che secondo me è decisamente esagerato perché non ha fatto nessun tipo di banger, ha fatto un paio di trick tecnici ma tutto il resto era molto basic. Si è piazzato al secondo posto, tra l'altro secondo me non proprio corretto. Però continuiamo con gli altri rider e alla fine vi farò la mia classifica dei primi 7 posti. Il terzo nella classifica finale è Simon Gozek, vediamo qua la sua run. Lui parte con un 3-6 nollie, quindi trick abbastanza tecnico, anche difficile da fare su quel drop perché non c'era modo di prendere molta velocità alla partenza. Sul secondo salto un 7 core, quindi è un bel trick top level. Entra nella curva manetta, fa un manual sul boxino, quindi probabilmente qui si è mangiato qualche punticino ma poca roba. Droppa in 3-6 bar spin, quindi anche lui al top come max. Sul primo salto flip Superman Seagrab, che è decisamente un bel trick, un best trick ma chiaramente inferiore a un twister no hand. Prosegue con un double backflip sul secondo salto e chiude con un 3-6 whip sull'ultimo. Nella sua penultima run aveva fatto un flip bar to whip sul secondo salto che a mio avviso poteva dargli più punti, però a quanto pare i giudici hanno preferito il double flip. Simon conclude al terzo posto con un punteggio di 89-83. Proseguiamo con il quarto in classifica che è Nikolai. Eccoci, ci siamo con Nikolai che parte con un fast plan 3-6 dal primo drop. Attenzione, non è opposite perché lui gira coi piedi switchati. Sul primo salto 7 cork leggermente corto ma non penso sia stato motivo di riduzione di punti. Sul boxino anche lui va easy con un manual. Flip drop, attenzione, questo flip drop fatto secondo me molto male perché come avete visto appena uscito dal flat drop è caduto giù senza poppare in alto. Questo vuol dire che o ha ritardato troppo oppure non è molto capace a spingere il flip drop. Sul primo salto il suo signature trick, il twister, pulito, preciso. Sul secondo salto un cash roll gigante, va bene, ma io come giudice lo vedrei come una ripetizione, dato che twister è praticamente un front flip 720 mentre cash roll è un front flip 360. Secondo me avrebbe dovuto fare qualcos'altro. Sull'ultimo conclude con un front flip perché sicuramente avrebbe voluto fare front bar tuck ma quel salto molto step uppato impediva combo esagerate, diciamo. Chiude questa run con un punteggio di 89-66. Andiamo ora a vedere gli altri per capire se il suo posizionamento finale è corretto oppure no. Quinto rider nella classifica Griffin Paulson, sorpresa del weekend, parte con un 3-6 bar dal drop, quindi sicuramente trick top su quel salto. Sul primo salto backflip tail che gli porterà un sacco di punti ma non tanti quanti un front bar tuck. Passa via il boxino easy in manual, scende in flip drop fatto sicuramente molto meglio di Nikolai. Sul primo salto solo un front flip, non so perché, ha un sacco di combo. Sul secondo double backflip bar spin, questo allucinante, non so neanche come ha fatto a chiuderlo senza pensarci due volte, e chiude con un 3-6 whip, quindi un trick abbastanza tranquillo ma bene per quell'ultimo salto. Griffin, ragazzi, ha fatto questo double flip bar spin che è una cosa allucinante, per il momento è unico al mondo ad averlo fatto. Conclude questa sua seconda run con un punteggio di 89.5, vedremo poi se il suo posizionamento al quinto sarà corretto oppure no. Rider sesto classificato in questa finale del Roof Ride, Thomas Stead, che parte con un 3-6 dal drop, quindi un trick abbastanza tranquillo come ho fatto io. Sul primo salto un front tuck gigante, comunque inferiore al front bar tuck di David. Passa il boxino senza fare niente, neanche un manual, molto strano. Flip dal drop andando molto alto, quindi molto bene. Sul primo salto un double flip, assurdo farlo su quella transizione. Poi flip bar tuck sul secondo, tac tiratissimo, e chiude con un 7 cork sull'ultimo, preciso, pulito. Bella run, direi, abbastanza varia e molto bene per lui. Chiude con un punteggio di 88,
finirà poi al sesto posto appena davanti a me. Quindi è arrivato il momento di andare a vedere la mia run e poi fare un confronto con gli altri rider per capire se la classifica è stata corretta oppure no. Eccoci qua, ci siamo. Qui ero veramente tesissimo perché avevo sbagliato la mia prima run arrivando stralungo sul primo salto, non so perché, ma durante il weekend la velocità su quel salto è variata completamente. Siamo passati da arrivare quasi corti i primi giorni ad arrivare io quasi in fondo nella finale. Ci siamo, quindi parto con un 3-6 dal drop, arrivando di là bello preciso, mentre altri ingheppavano, ma comunque sempre un 3-6. Poi flip tack sul primo salto, forse avrei potuto tirarlo di più, ma non è uno dei miei trick preferiti. Entro a manetta nel box con un bel tack, quindi l'ho saltato tutto, sicuramente i giudici avranno apprezzato. Scendo in flip drop. Sul primo salto front tack tiratissimo, ho cercato di tenere il tack più possibile, flip bar whip sul secondo e chiudo con un cash roll che a questo giro l'ho chiuso abbastanza bene, sono arrivato anche lungo, mentre in prova la mattina sono caduto facendomi il danno che ho ora sulla chiappa e invece nella run di qualifica ero arrivato leggermente corto. Quindi per me run decisamente pulita, molto varia perché ho fatto un po' di tutto, combo in flip, combo in front, ho fatto qualche 3-6, rotazioni qua e là. Chiudo con un punteggio di 87 che mi varrà poi il settimo posto. Eccomi, ci siamo, mi sono preso un po' di tempo per fare un'analisi approfondita di tutti i trick dei rider. In conclusione ho fatto un po' di cambiamenti rispetto alla classifica stilata dai giudici. Come potete vedere qua sopra la classifica finale dell'evento e qua sotto la mia con tutti i trick dei rider, così che potete fare un confronto più preciso anche voi. Il secondo posto di Max potrebbe essere stato agevolato dal fatto che l'head judge era Anton Telander, quindi amici molto stretti, ed essendo molto vicini alla run di Godzek e la sua, l'head judge può fare la differenza perché si parlava veramente di punticini, di poco niente. Poi ho spostato Griffin un posto più su oltre a Nicole perché secondo me la sua run valeva molto di più, era più completa, dato che Nicole mi ha fatto un twister seguito da un cash seguito da un front flip, quindi come dire che parti col trick più potente che hai, inizia a fare meno, dato che front flip 7, front flip 3, front flip dritto. Solitamente se vuoi fare apprezzare più la tua run dei giudici dovresti fare il contrario, parti da cose facili e vai finendo con cose difficili. Dunque questa analisi del roof ride si conclude qui, spero di avervi dato un po' di delucidazioni e di avervi fatto capire qualcosa di più per i prossimi eventi. A proposito di prossimi eventi, tanti mi chiedono se andrò al Crankworx. Allora, con questo settimo posto ho recuperato dei punti ed effettivamente potevo partecipare sia al Crankworx BC che al Crankworx Rotorua, ma purtroppo il Crankworx BC si svolgerà tra qualche settimana e quindi la mia spalla sicuramente non sarà pronta, mentre il Crankworx Rotorua si svolgerà a fine ottobre, inizio novembre, ma il problema è che a viaggiare in Nuova Zelanda richiede 2 settimane di quarantena, anche se hai tutti i vaccini di questo mondo, il che significherebbe stare via quasi un mese, oltre al fatto che resti chiuso in hotel praticamente per 2 settimane. 2 settimane in hotel che l'organizzazione ha trovato il modo di pagare per i rider che andranno a partecipare, però comunque sia sono 2 settimane in cui tu non fai niente, cioè stai lì fermo. E quindi, visto anche quello che è successo l'anno scorso a Toto, fare un viaggio così lungo in queste condizioni non mi entusiasma più di tanto. Dunque nelle prossime settimane cercherò di fare dei video che abbiano un senso, ma come sapete non posso andare in bici più di tanto, quindi magari non vedrete me in bici, vedrete qualcun altro, oppure farò altre cose. Ci vediamo la settimana prossima, tante care cose, arrivederci!